Ciao ragazzi, benvenuti a Ombre Sonore. Oggi vi porto dentro una canzone che probabilmente non conoscete, ma che dovete assolutamente sentire. Si chiama Song for Charlie ed è delle Camp Cop, una band punk rock australiana guidata da Georgia Mack. Per chi non la conosce, è un brano che inizia delicato, quasi intimo, con una chitarra acustica semplice e la voce di Georgia che sembra sussurrarvi direttamente all'orecchio. Song for Charlie è la canzone che chiude il loro primo album di debutto, del 2016. La canzone è dedicata a Charlie, il figlio del compagno della madre di Georgia. Il 1 novembre 2014, quest'uomo, che lottava contro la depressione, ha deciso di togliersi la vita. Georgia Mack ha scritto questa canzone non per lui, ma per suo figlio Charlie, con cui aveva sviluppato un legame speciale attraverso la musica. È un atto d'amore incredibile. Scrivere una canzone per consolare un ragazzo che ha perso il padre nel modo più tragico possibile. Ma quello che rende Song for Charlie così potente non sono solo le circostanze, è l'onestà brutale con cui Georgia affronta il tema del suicidio e del lutto. Non c'è retorica, non ci sono consolazioni facili, c'è solo la realtà cruda di chi deve affrontare una perdita così devastante. La canzone inizia con Georgia che parla delle difficoltà di dare un senso a quello che è successo. When I asked what closure felt like, no one could give me a solid answer. Quando ho chiesto che sapore avesse la chiusura, nessuno è riuscito a darmi una risposta. È una frase che racchiude tutto il disorientamento di chi perde qualcuno per suicidio. C'è un'altra scena che mi devasta. La famiglia è riunita in casa, la madre che regola il termostato perché la casa deve essere calda oggi. Tutti seduti in silenzio ad ascoltare piangere la madre. Sono momenti che chi ha vissuto il lutto riconosce immediatamente, quei gesti automatici, quella ricerca disperata di normalità in mezzo al caos emotivo. Ma è nel finale che la canzone trova la sua forza più grande. Georgia si rivolge direttamente a Charlie, gli dice che andrà tutto bene, forse non oggi, ma domani sì. Gli dice di continuare ad ascoltare la musica, perché quella rimarrà per sempre. E soprattutto gli dice la cosa più importante di tutte, non è colpa sua. Sono parole semplici ma necessarie, perché chi perde qualcuno per suicidio spesso porta con sé un peso di colpa che non dovrebbe mai esistere. Song for Charlie è diventata un punto di riferimento per chi ha vissuto perdite simili. Non è un caso che entrambi gli album delle Camp Cop si chiudono con tributi a persone care che Georgia ha perso. È come se la musica fosse diventata il suo modo di elaborare il dolore e, allo stesso tempo, di trasformarlo in qualcosa che possa aiutare altri. È questo che rende Song for Charlie così speciale. Da un lato non minimizza il dolore, non offre false consolazioni, ma dall'altro trova la forza di guardare avanti, di offrire speranza. È un equilibrio delicatissimo tra onestà e compassione. In un'epoca in cui si parla sempre di più di salute mentale e prevenzione del suicidio, Song for Charlie ci ricorda che dentro ogni statistica c'è una storia umana, una famiglia che deve imparare a convivere con un vuoto incolmabile. Non è una canzone facile da ascoltare, ma è importante, perché a volte la musica ha il potere di dirci che non siamo soli nel nostro dolore, che qualcuno da qualche parte del mondo ha provato quello che stiamo provando noi oggi. E voi conoscevate già questa band australiana? Fatemelo sapere nei commenti.